Ciao! Per preparare una sofficissima colomba al pistacchio, inizia portando 130 g di lievito madre fresco nella ciotola della planetaria. Poi versa 115 g di latte fresco a 28 gradi centigradi. Impasta a bassa velocità con il gancio a foglia per sciogliere il lievito e quindi setaccia 240 g di farina per panettoni. Aggiungi anche 75 g di zucchero semolato e aziona ancora l'impastatrice fino a quando otterrai un composto omogeneo. Quindi cambia la foglia con il gancio per impastare e mentre la planetaria impasta a media velocità aggiungi i tuorli incorporandoli uno alla volta per un peso totale di 50 grammi. Dopo aver incorporato l'ultimo tuorlo, continua ad impastare per circa 10 minuti a velocità media. A questo punto versa 65 g di burro a pomata e quando sarà stato incorporato, continua ad impastare per 3-4 minuti. Di tanto in tanto pulisci la ciotola con una spatola per evitare che gli ingredienti si accumulino nei bordi e sul fondo. Copri la bowl con la pellicola trasparente e lascia lievitare a 30 gradi centigradi per 3 ore e poi a temperatura ambiente per altre 9 ore. A termine lievitazione preleva la polpa da mezza bacca di vaniglia, versa nell'impasto lievitato 140 g di farina per panettoni setacciata, 3 g di sale, 75 g di zucchero semolato, la polpa di vaniglia, (65 g di latte fresco prelevato dal frigorifero) e impasta a media velocità fino ad ottenere un impasto omogeneo. Quindi aggiungi 65 g di tuorli, sempre incorporandoli uno alla volta e come nella fase precedente impasta per 10 minuti prima di aggiungere e incorporare completamente altri 65 g di burro a pomata. Dovrai ottenere un impasto liscio, omogeneo e ben incordato. Porta l'impasto su una placca da forno unta con olio e lavora l'impasto a mano per qualche minuto e infine realizza un panetto a forma di palla.
quindi lascialo riposare sul piano per 30 minuti. Trascorsi i 30 minuti, taglia l'impasto in 2 porzioni. E crea dei filoncini che andrai a disporre a croce nello stampo apposito da 1 chilo. Copri con pellicola e lascia lievitare in forno spento con la luce accesa, fino a quando l'impasto arriverà a circa 1 centimetro dal bordo dello stampo. Quindi inforna in forno statico preriscaldato a 200 gradi centigradi per 10 minuti. Poi abbassa la temperatura a 180 gradi centigradi e prosegui la cottura per altri 10 minuti. Trascorsi i primi 20 minuti, inserisci la sonda del termometro per alimenti al centro della colomba. Copri con carta argentata con la parte lucida verso l'alto e prosegui la cottura fino a quando il cuore della colomba raggiungerà la temperatura di 94 gradi centigradi. Quindi porta la colomba su una gratella e inserisci velocemente l'apposito spillo che servirà a completare il raffreddamento della colomba a testa in giù. Per farcire la colomba prepara una crema con 2 tuorli e 100 g di zucchero semolato. Mescola bene con la frusta a mano e aggiungi un goccio di latte per facilitare l'operazione. Aggiungi 15 g di amido di mais setacciato, mescola bene e passa a bollire su fiamma media 250 ml di latte fresco. Aggiungi 50 g di pistacchi sminuzzati al mixer. Mentre il latte si scalda, sminuzza ulteriormente i pistacchi con il mixer ad immersione. Quando il latte sfiora il bollore, spegni il fuoco e versa un paio di mestoli di latte nel composto con i tuorli. Mescola bene per evitare la formazione di grumi e quindi versa il tutto nel pentolino. Riaccendi il fuoco a fiamma bassa fino a quando la crema si addenserà. A questo punto versa la crema in un contenitore di metallo o di vetro e lascia raffreddare coprendo con pellicola trasparente. Passa a preparare una ganache al pistacchio. Versa in un pentolino 80 ml di panna fresca e 50 g di pistacchi sminuzzati. Scalda a fiamma bassa e quando sfiora il bollore spegni il fuoco. Sminuzza bene con il mixer a immersione e quindi sciogli nella panna 100 g di cioccolato bianco. Quando la colomba sarà pronta, pratica dei fori con uno stecchino di legno, farcisci con la crema al pistacchio, spennella con ganache al pistacchio e infine cospargi con granella di pistacchi. Iscriviti al canale, guarda i video suggeriti e ci vediamo al prossimo video.